Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia e se mi seguite anche su Instagram avrete sicuramente visto che l'azienda Spelcro mi ha inviato altre 7 fantastiche miniature da dipingere. Oggi quindi vedremo insieme come dipingere un Elfing insieme al suo compagno animale. Perciò preparate i pennelli perché stiamo per cominciare. Come spesso mi vedete fare, ho cominciato a dipingere il modello partendo dalla pelle, utilizzando il colore Avis Skinton. Ricordatevi sempre che è meglio applicare il colore diluito in strati sottili piuttosto che stendere un'unica mano di colore non diluito. Successivamente ho mescolato il Coal Grey ed il Wolf Grey in parti uguali ed ho dipinto la barba ed i capelli. Naturalmente lasciate asciugare il primo strato di colore prima di applicare il secondo. Per dipingere la camicia dell'Elfing ho mescolato 2 parti di Heavy Gold Brown e una parte di Heavy Brown. Come vedi in questo passaggio avrei dovuto diluire meno il colore, infatti ho dovuto applicare 4 strati prima di ottenere la coperenza desiderata. A mio avviso la parte più difficile di questo hobby non è dipingere i dettagli più piccoli delle miniature, bensì trovare la giusta diluizione del colore. Con il Cold Grey ho dipinto i pantaloni e successivamente ho applicato lo Steel Grey per dipingere le strisce su di essi. È la prima volta che provo a dipingere i pantaloni in questo modo, perciò perdonatemi se il risultato non è dei migliori. Ho dipinto il cappello mescolando Levi Siena e Levi Brown in rapporto 2:1.
Mentre per dipingere le scarpe, la borsa e la cintura ho mescolato una goccia di Charred Brown con una goccia di Smoky Ink. Infine ho dipinto le pergamene applicando prima una mano di Heavy Brown e successivamente applicando un mix di Heavy Brown e Dead Flash in rapporto 1 a 1. A questo punto ho dipinto il maiale, mescolando 2 parti di Squid Pink e una parte di Heavy Red. Dopo aver dipinto entrambi i modelli con i colori base, ho applicato le lavature per creare le ombre. Questa volta però, a differenza del solito, ho applicato le lavature solo nelle aree più in ombra, nei recessi e nelle varie pieghe della camicia. Ho usato il Rayclan Flash Shade per la pelle, il Seraphim Sepia per la camicia e le pergamene, l'Agrax Airshade per tutte le parti marroni, il Null Oil per la barba e per i pantaloni ed il Carroburg Crimson per la pelle del maiale. A questo punto ho cominciato a lumeggiare il modello. Ho aggiunto una goccia di Pale Flash al colore base e ho ridipinto le dita, il naso e gli zigomi della miniatura. Infine, aggiungendo un'ulteriore goccia di Pale Flash, ho terminato di lumeggiare la pelle. Questa volta però ho ridipinto solo alcune piccole parti, come la punta delle dita e le nocche delle mani. Con il Wolf Grey ho lumeggiato la barba ed i capelli del modello. Come vedi ho dipinto ogni singola ciocca. Con il Bronze Flashstone ho cominciato a schiarire la camicia del modello, ridipingendo la pancia, le pieghe, i bordi della veste e la parte superiore delle maniche.
Ho ripetuto il medesimo passaggio schiarendo il colore con una goccia di Bone White. Infine ho terminato di lumeggiare la camicia mescolando una piccola quantità di Moon Yellow al Bone White. Questo è il risultato dopo aver applicato 3 strati di Bone White e Moon Yellow. I pantaloni li ho ridipinti con lo Stonewall Grey e successivamente ho ridipinto le strisce azzurre con il Ferrisian Grey. Aggiungendo una goccia di Plug Brown al colore base, formato da Evi Siena ed Evi Brown, ho ridipinto la parte superiore del cappello ed i suoi bordi. Successivamente, aggiungendo anche una goccia di Bone White, ho ripetuto il medesimo passaggio sul cappello. Mescolando il Cherry Brown ed il Beastie Brown, ho schiarito alcune zone delle scarpe, i bordi della cintura e la borsa. Infine, aggiungendo una goccia di Ushabti Bone al Dead Flash, ho ridipinto solo le aree più esposte alla luce delle pergamene.
A questo punto ho ridipinto la pelle del maiale, aggiungendo una goccia di Heavy War Grey al colore base. Come vedi ho dipinto solo alcune aree dell'animale, come la schiena e la parte superiore del muso. Infine, con l'Heavy Warm Grey ho ripetuto il medesimo passaggio, dipingendo però solo alcuni dettagli. Eccoci di nuovo qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere l'Elfing insieme al suo compagno animale. Come passaggio facoltativo per proteggere il lavoro appena svolto, potete applicare una vernice opaca protettiva in spray o a pennello. Come al solito ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciatemi anche un like. In questo modo mi aiuterete a far crescere sempre di più il canale. Io vi ringrazio per aver visto questo video tutorial e naturalmente ringrazio anche l'azienda Spelcro per avermi inviato altre bellissime miniature da dipingere. Io per oggi vi saluto e noi come al solito ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!